Yeah, but if I do like this, Yeah, perfect. you only see my face No. with this. No. You see here, Yeah. here, Yeah. okay, so I can move Yeah. like an Italian one. Yeah, like this. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Gabriele Santuari, ho 24 anni e un anno fa sono partito dall'Italia fino ad arrivare negli Stati Uniti per provare a inseguire il mio grande sogno di diventare calciatore professionista qui in America. Ok, finalmente ho trovato il tempo per fare questo video. Mi avete chiesto in tanti sia su Instagram che su YouTube di fare questo video dove spiego appunto tutto il procedimento che ho fatto per arrivare dall'Italia fino qui in America a giocare nel college americano e studiare. Appunto un anno fa ho deciso di trasferirmi qua negli Stati Uniti, ma in realtà voglio partire un po' prima con quella che è la mia storia, un po' calcistica e un po' appunto tutto il mio background, così almeno capite un po'. In realtà ho sempre avuto il sogno di andare in America, quindi mi è sempre balenata l'idea di comunque andare in America o per viaggio o comunque per sport, quindi di provare a diventare un giocatore americano professionista, ma non ho sentito mai l'urgenza di partire, quindi non ho mai sentito quell'idea di ok, devo andare, devo partire, devo fare questo. Quindi mi sono sempre dato un po' di calma sotto questo punto di vista. Già nel 2018 pensate che quando avevo 18 anni avevo già ricevuto un'offerta da parte della mia attuale agenzia che mi ha portato qua, quindi di College Life, e dove mi hanno appunto contattato e hanno chiesto se appunto avessi avuto la voglia comunque di prendere in considerazione questo argomento. Io ovviamente durante il 2018 è stato un anno difficile, ho perso mio nonno che era la mia più grande ispirazione e poi comunque non è stato un bellissimo anno in generale, quindi ho deciso di non prendere neanche in considerazione questa cosa. Avevo la testa per altre cose e quindi non volevo cambiare vita in quel momento storico. Avevo appena firmato il mio primo contratto con la mia ex squadra, il Trento, che è la squadra anche della mia città. Ho deciso di restare lì, dare tutto per la squadra e provare a appunto raggiungere gli obiettivi che mi ero prefissato sotto quel punto di vista lì. E diciamo che avevo appunto messo da parte tutta quella che era l'idea del concetto americano. Avevo visto tanti miei amici che erano partiti per l'America e anche proprio amici vicini che prendevano in considerazione l'idea di partire per il college. Io la vedevo molto lontana dal mio punto di vista e quindi non l'ho mai semplicemente presa in considerazione. Nel frattempo però mi tolgo grandissime soddisfazioni in Italia, quindi rimango a Trento che era la mia squadra, gioco 2 campionati e li abbiamo vinti tutti e 2, quindi sia eccellenza che Serie D siamo riusciti a vincere i 2 campionati, riesco ad avere un buon minutaggio come giovane e poi mi trasferisco a Levico che è sempre vicino a dove abito e trovo molta più continuità come giocatore, riesco anche a maturare di più giocando anche di più. E arriva un momento difficile però nell'aprile 2023, quindi praticamente 3 anni fa, e passo un momento durissimo dove mi fermo per un problema al cuore che ho avuto, un enzima era un po' più alto e quindi non posso più continuare a giocare a calcio per le regole che appunto ci sono in Italia. Per 10 mesi resto fuori dal campo e non posso giocare. Sono momenti difficili dove cerco di tenermi impegnato con altro, quindi cerco di comunque passare il tempo con la famiglia, con gli amici e di viaggiare un pochettino di più, però sono stati mesi lunghi dove comunque non potevo né correre o comunque ero agitato anche se facevo qualche sforzo fisico, quindi ringrazio tutte le persone che mi sono state vicino in quel preciso momento storico. E niente, questo è stato un po' un periodo che mi ha costretto a stare lontano dal campo, però mi ha fatto anche crescere molto e mi ha anche fatto capire che in realtà senza il calcio, senza lo sport non posso resistere. A febbraio 2024 riparto dalla Serie D, riparto dal Mori Santo Stefano, che è sempre una squadra nella mia zona, quindi in Trentino, e cercando ogni giorno di tornare ai miei livelli di prima, sia a livello proprio di fitness che a livello tecnico. Mi ci è voluto un po', però è servito. Fino a ottobre rimango senza squadra e poi mi arriva
l'occasione di andare a San Martino di Lupari, nella Luparense, che è sempre una squadra di Serie D, però a Padova. Un altro momento complicato, lì sinceramente non mi trovo proprio male, non riesco a concentrarmi sul calcio. Il rapporto con l'allenatore non era buono, e la squadra in realtà ho trovato anche buoni amici, però comunque l'ambiente era un po' tossico per me e non riuscivo appunto a trovare una via di uscita. Ho fatto 2 mesi lì e poi a dicembre ho deciso di fare le valigie e tornare a casa. Quindi questo è stato un po' il periodo un po' più brutto a livello calcistico. Quando ero ancora a Lupari ricevo la chiamata da College Life che mi chiama e mi ricontatta e mi chiede ancora se avessi cambiato idea magari sul discorso di andare in America, e lì per lì non avevo la testa sinceramente di dare un sì o un no, però ho deciso di tenermi questa porta aperta e appunto di continuare la conversazione con Andrea, che è un grande amico di College Life che mi ha aiutato, e quindi comincio a parlare seriamente del fatto di poter partire per l'America. Ho deciso quindi di finire l'anno calcistico in Serie D e a gennaio mi sono trasferito nella città dove abitavo appunto con la mia famiglia, la Vis, e ho fatto la Serie D lì. Ho continuato a giocare in Serie D fino alla fine, fino a maggio. Vedo come va il campionato, vedo come va la stagione e poi possiamo prendere in considerazione quello che succederà. Quindi sono tornato alla Vis a gennaio, ho cominciato a giocare alla Vis per la seconda volta con mio fratello maggiore nella squadra. È stata un'annata strana, un po' bella, un po' brutta, perché comunque non abbiamo raggiunto il risultato salvezza, però mi sono tolto delle soddisfazioni a livello personale e col fatto anche di aver ritrovato la forma fisica dopo appunto 2 anni un po' altalenanti. La vera domanda è: come ho fatto ad arrivare qui? Quali sono stati i procedimenti appunto per partire, per andare in America? Come vi ho detto, ho accettato il fatto di poter appunto parlare con College Life e comunque parlare con l'agenzia per poter partire in America, ma non avevo la convinzione totale di partire, quindi fino alla fine la mia testa non era convinta al 100%. Infatti anche la mia famiglia magari non ci credeva, i miei amici magari gli dicevo però sì, forse, non si sa, quindi non era una cosa convinta. Ho appunto detto all'agenzia che sarei partito solo se ci fosse stata un'occasione importante, una squadra con un progetto, un college abbastanza di buon livello, quindi questi erano un po' i requisiti per partire. Non volevo solo partire per fare l'esperienza americana, non c'è nulla di male in questo, però io ho appunto 24 anni adesso e diciamo che l'età migliore per partire per il college di solito è 17-18, quindi non avevo tempo da sprecare in solo facendo l'esperienza americana. Volevo appunto trovare una squadra che mi permettesse di alzare un po' il livello. Appunto da ottobre 2024 fino a luglio 2025 continuo a giocare nella Vis, ma nel frattempo sento tutti gli allenatori americani, quindi ogni sera dopo allenamento, mi ricordo ancora, finivamo magari allenamento alle 9 di sera, salivo in macchina e mi mettevo a chiamare con gli allenatori americani. Praticamente come funziona? Il tuo profilo viene messo su internet, quindi tutti i tuoi video, le tue giocate, tutte le tue partite che fai. Nel mio caso comunque giocando in Serie D e tante squadre d'eccellenza hanno la VEO, quindi la videocamera, quindi tranquillamente prendono tutti i video delle tue partite, tutti i 90 minuti delle partite, e quindi gli allenatori possono direttamente dall'America guardare tutte le tue partite, quindi effettivamente non è che prendono un giocatore a caso o non sanno come gioca, non sanno che ruolo fa, guardano tutti i tuoi video e non solo i video che tu gli mandi, fase offensiva, fase difensiva, dribbling, contrasti eccetera. Quindi quello che ha fatto l'agenzia è semplicemente mettere i miei video su questo portale, tutte le partite, quindi gli allenatori guardavano tutti i 90 minuti delle partite e poi loro, se erano interessati, chiamavano direttamente me oppure l'agenzia. Quindi comincio a ricevere queste chiamate. Può essere che parlavo con questo allenatore un giorno, 2 giorni dopo aveva perso interesse, o voleva un altro giocatore, o ero troppo magro per lui, o ero troppo lento, troppo veloce, ogni scusa era buona. Comunque tanti allenatori sono rimasti fino alla fine, quindi fino alla fine ho parlato con tanti allenatori, altri hanno fatto diverse scelte. Alcuni allenatori, 2 allenatori in particolare, sono anche venuti a vedermi proprio dal vivo, quindi non solo me ovviamente, hanno fatto il tour magari in Spagna, in Italia, quindi venivano direttamente a vederti in partita e ho fatto anche delle chiacchiere a fine partita. Era un po' strano perché comunque andavo a presentare magari ai miei genitori un allenatore che manco io conoscevo solo tramite il telefono, e poi effettivamente non sapevo se andavo a firmare con la sua squadra, il suo college, quindi è stato un po' strano,
anche per il discorso in inglese, quindi la sera magari finivo l'allenamento, dovevo chiamare, mi trovo veramente in difficoltà a volte a parlare in inglese perché ok, l'ho studiato a scuola, ma un conto è scriverlo, studiarlo a scuola, e un conto è parlarlo dal vivo con una persona realmente che parla con te. Ascoltavo, magari mi chiamava una squadra, andavo su internet, guardavo le foto della squadra, le foto delle strutture, la foto del college, eccetera, mi facevo un'idea, poi chiedevo anche magari consigli a alcuni miei amici in America e comunque mi facevo un'idea generale, però non ho mai avuto fino a un mese dalla mia partenza l'idea ok, parto, quindi è stata un po' una fase molto lunga. Infatti di solito prima di partire si va un anno circa per completare tutte queste carte. Questo era un po' tutto il periodo di recruiting, di parte iniziale che ho fatto quando ancora giocavo in Italia. Ogni giorno cercavo, anche su ChatGPT chiedevo consigli, e ho sentito i miei amici Alberto Pangrazzi e Matteo Conci che mi hanno dato una mano un po' per capire com'era il mood lì in America e quali fossero magari le scelte da prendere più in considerazione, quali meno, e quindi mi hanno dato una grande mano, e se state guardando questo video vi saluto anche, e che mi hanno appunto fatto capire un po' com'era l'esperienza qui, com'era la vita qui prima di partire. Comunque mi hanno dato una mano per farmi un'idea generale. Dopo mesi e mesi che appunto sono in contatto con questi allenatori, quindi tra chiamate, messaggi eccetera eccetera, mi arrivano delle chiamate importanti da scuole e squadre top 20 d'America, e quindi seriamente comincio a prendere un po' l'idea del fatto di partire. Capisco che comunque è reale la cosa e posso effettivamente partire. Passo giornate a parlare con i miei genitori, la mia famiglia e i miei amici, cerco di capire quale possa essere la scelta migliore, e alla fine, come avete visto nei video, ho deciso di partire per South Carolina, Clemson. In tutti i vlog ci sono tutte le mie esperienze che ho fatto lì, e niente, è stata una delle scelte più belle che ho fatto, perché dovevo scegliere tra delle scuole veramente top America. In realtà i primi giorni non capivo molto, il fatto di dire anche a mia nonna di no, parto, guarda, non ci vediamo più, è stato molto molto duro. E ripensandoci adesso che veramente un anno fa ero ancora in Italia a pensare di girarmi nel letto se partire oppure no, penso che sia stata una delle scelte più belle di tutta la mia vita. Per quanto riguarda tutta la parte della burocrazia, quindi passaporti, carte, eligibilità, ovviamente mi sono affidato a College Life Italia, che è questa azienda. Ce ne sono tante in Italia, ma come in tutto il mondo. Io mi sono affidato a loro perché avevo già altri amici che comunque erano partiti con questa azienda, e quindi mi sono semplicemente fidato e ho fatto bene perché mi sono trovato bene, e senza il loro aiuto ovviamente avrei fatto tutte le cose molto in maniera più lenta, e sarebbe stato molto più complicato mettermi in contatto con tutti gli allenatori eccetera, fare tutte le carte da solo. Se appunto non sai nulla dell'America, non sai nulla di quella che è questa esperienza, è meglio che ti affidi a qualcuno. Ovviamente non è gratis, devi pagare l'agenzia. Tanti mi chiedono ma lo faccio da solo, è gratis? Si può fare, ma non è conveniente, diciamo. A livello proprio di burocrazia di carte e traduzione delle pagelle, quindi ho dovuto tradurre tutte le mie pagelle in Italia e spedirle in America, ho dovuto fare il passaporto e tante altre carte, quindi tutte le carte per essere eleggibile, quindi l'eleggibilità è stata un fattore importante. Ancora adesso che è passato praticamente quasi un anno, devo ancora magari compilare delle carte o fare qualcosa, aggiornare magari il passaporto, il visa, quindi hai tanti aspetti positivi, tanti aspetti negativi. Eleggibilità che cos'è? L'eleggibilità è il fatto che tu possa essere accessibile a quello che è la scuola, perché ovviamente si va a studiare e a giocare a calcio. Nel mio caso mi sono laureato in Italia nella triennale di scienze motorie, quindi non potevo più andare a fare i 4 anni in America, ma ho dovuto fare un master in America. Una cosa importante da capire è che negli Stati Uniti ci sono due tipi di studenti atleti, quindi ci sono gli undergraduate e i graduate. Qual è la differenza? Gli undergraduate sono i ragazzi che arrivano subito dopo il liceo, quindi 18 anni, e fanno praticamente la triennale in America. E poi ci sono i graduate, che in questo caso sono io, che sono già studenti che hanno avuto già la triennale in Italia e vengono qui in America per fare un master. Quindi nel mio caso sto facendo un master, ho iniziato a Clemson, ora mi sono spostato a Kansas City per fare un master, e quindi ho 2 anni di eleggibilità. Però se fossi partito a 18 anni avrei avuto 4 anni di eleggibilità e avrei potuto fare tranquillamente il mio percorso universitario qui in America. Quindi questo è molto importante da capire,
perché tanti mi stanno scrivendo anche della mia stessa età e mi dicono ma io posso partire e fare 4 anni. Sì, se non hai fatto l'università in Italia c'è la possibilità che ti danno anche 4 anni, nonostante essere vecchio come me, quindi 24 anni, puoi comunque venire qua e fare 4 anni, puoi prendere una laurea diciamo normale, quindi da undergraduate qui in America, però ovviamente finisce a 28 anni, questo devi metterlo in conto. Io ovviamente ho 24 anni, l'anno prossimo dovrei finire, quindi ho fatto graduate e ho ancora un anno, quindi praticamente un master in più in America. Questo cambia molto perché magari avendo meno tempo entri in contesti subito competitivi, quindi avendo 2 anni provi subito a entrare nelle top squadre, e magari se parti quando hai 18 anni, io l'ho sempre detto, non avessi magari avuto l'esperienza che ho avuto in Serie D, quindi tutte le partite che ho giocato in Serie D, magari fossi venuto qua a 18 anni non sarei finito in una top squadra, quindi sarei finito magari in una squadra magari di livello un po' più basso e con il tempo sarei riuscito ad arrivare alle top squadre. Però ovviamente quello che sta succedendo un po' al college soccer è quello che stanno prendendo tanti giocatori internazionali, quindi prendono tanti giocatori dall'estero, quindi molti europei soprattutto, li portano qua per alzare il livello e riescono a ottenere risultati nel breve periodo. E poi appunto firmare tutta la parte della scholarship, quindi questa offerta dove in questo caso Clemson mi ha inviato l'offerta dove avevo tutto coperto, quindi full scholarship. Puoi avere sia full scholarship che non totale, quindi magari metà, magari 75%, 50%, dipende. Io ho sentito molti allenatori dove magari mi offrivano anche il 75%, altri che mi dicevano di pagare $4.000 a semestre. Io, anche questo era un prerequisito, sarei partito solo con full scholarship, ma non perché volevo essere arrogante, semplicemente per il fatto che non volevo spendere soldi per andare di nuovo a scuola in America. Quindi questo è stato un po' il mio prerequisito. Un'altra cosa fondamentale da capire è che non esiste solo un livello di college soccer, quindi ci sono vari livelli, magari farò un video a parte, anzi fatemi sapere qua sopra se vi piacerebbe un video dove parlo appunto delle varie categorie che ci sono in America a livello calcistico, dove vado a spiegare tutte le categorie, tutti i livelli di college soccer fino ad arrivare alla Lega dei Professionisti e poi la più alta che è l'MLS dove appunto gioca Messi. Io sono in Division 1, quindi la lega più alta a livello del college soccer, dove il ritmo è veramente alto, ci sono tanti giovani di talento e soprattutto internazionale negli ultimi anni. Io sono uno dei più vecchi, quindi già dai 23-24 anni ne trovi veramente pochi. Comunque il livello è alto e anche per comunque giocare in questa division, quindi entrare anche a livello del college, quindi nei top college, devi sapere comunque la lingua abbastanza bene, quindi non puoi non sapere una parola in inglese. Mi sono dimenticato di dirvi che prima di partire per l'America ho dovuto fare un test di inglese perché ogni college, ogni squadra ha dei propri requisiti per entrare appunto all'interno e il prerequisito di Clemson era fare un punteggio sopra il 105 nel test Duolingo, che è un test che si può fare tranquillamente da casa col proprio PC, ovviamente va preparato, però questo era lo score che dovevo fare. Ho fatto questo test e per fortuna è andata bene, però magari altre scuole chiedono dei test magari più specifici o meno specifici, altre divisioni non chiedono proprio il test, quindi si può partire lo stesso per l'America, però ecco, sapere un po' l'inglese è un minimo indispensabile, questo è fondamentale anche per poter partire. E ritorniamo al video. Quindi in realtà la vera differenza non è solo il livello, quindi non è che se sei in Division 1 sei forte, se sei in Division 2 sei scarso, semplicemente è il fatto anche a livello tempistico della tua età, del tutto il discorso dell'eligibilità, quindi se le carte sono tutte a posto, se una scuola riesce a farti la borsa di studio completa, se un'altra magari non te la offre, se hanno bisogno di questo giocatore, se hanno bisogno di un altro, quindi tanti fattori che si mettono insieme e riescono appunto a farti giocare in una categoria rispetto a un'altra. Magari giochi un anno lì e l'anno dopo vai nella categoria superiore. Non è detto che una squadra di Division 1 vinca sempre contro una squadra di Division 2 o viceversa. Una cosa che ricordo ancora, la prima volta che sono arrivato a Clemson, appunto, vabbè, chi non ha visto i video vi lascio qua la stagione dello scorso semestre, però una cosa che mi ha fatto molto, molto effetto, quindi sul fatto che guardano oppure no i video e anche il giocatore prima che venissi qua in America, è che sono entrato nello spogliatoio di Clemson, ricordo ancora. Tutto lo staff mi ha chiamato, dopo avevo giocato la prima partita anche bene, quindi avevo fatto 2 assist, avevo giocato veramente bene, 90 minuti, e mi chiamano nello spogliatoio
e poi nella conference room, quindi dove facciamo tutti i video. Entro nella conference room solo, quindi con lo staff, e vedo subito al grande schermo il video mio di una partita che avevo giocato in Italia in Serie D con il Lavis, in una particolare azione dove non seguivo l'uomo. Mi ricordo ancora quel giorno lì e ho pensato subito, cavolo, veramente il livello di attenzione è alto, quindi mi hanno subito messo davanti i miei errori e mi hanno fatto capire dove posso migliorare, perché appunto era capitato anche nella prima partita con Clemson che non avevo seguito l'uomo e loro l'hanno ripreso dall'Italia questo errore e lì mi ha fatto capire veramente quanta attenzione c'è sia sulla fase di recruiting, quindi sul fatto che ti scelgano bene prima che arrivi in America, almeno questo è quello che mi è successo, sia sul fatto che appunto sono attenti anche ai dettagli durante tutta la stagione e così si è confermato anche appunto lo scorso semestre. Tanti ragazzi mi scrivono anche sui social: voglio anch'io venire nel college, voglio anch'io venire nella tua stessa divisione, nel tuo stesso college e fare le tue stesse identiche cose, però dovete capire che ogni avventura, ogni esperienza è diversa, quindi non è top la mia, non è top un'altra, non è schifo un'altra, tutte le esperienze sono diverse e belle allo stesso modo e particolari. Ora io ho cambiato, per dirvi, all'inizio facevo magari il paragone, però adesso sono due cose totalmente diverse, sono tutte e due belle a mio parere, quindi il mio consiglio è: non focalizzatevi su il top college o su andare nelle top strutture, nelle top scuole. Sì, ovviamente cercate il meglio per voi, quindi magari andate in un college dove ok, avete le strutture perfette ma magari giocate poco, oppure non vi piace l'allenatore, oppure non siete lontani dai vostri amici, oppure non c'è neanche un italiano in squadra e questo può causarvi un disagio. Quindi guardate molto dal punto di vista personale e anche la fase di recruiting è diversa per ogni atleta. A me è capitata la fortuna di andare a Clemson come prima squadra, ma poteva essere benissimo un'altra squadra, come adesso che sono finito a Kansas poteva essere totalmente un'altra squadra diversa dall'altra parte dell'America. Un filo da seguire: si cerca sempre il meglio, quindi cercare sempre di andare nelle migliori scuole se si può, però anche guardare qual è la migliore scuola per voi stessi, quindi questo è molto importante. Volevo farvelo un po' capire perché tanti pensano solo a, diciamo, al punto ok, vado nella migliore scuola a livello di strutture, però poi dipende molto anche da quello che si cerca da questa esperienza qua in America. Mi ricordo le sere prima della decisione di appunto dove andare qua in America. Io avevo due squadre, una era appunto Clemson, l'altra era North Carolina, la scuola di Michael Jordan, e non sapevo appunto dove andare, non sapevo quale scegliere delle due. Erano due top squadre, sono due top squadre, due top college, e quindi veramente la mia testa frullava. Le parole di uno dei due allenatori che mi diceva: stai facendo una delle scelte più belle della tua vita, quindi non devi essere stressato, e in effetti così è stata. Però mi ricordo ancora molto quelle sere prima. Ero ancora a casa di mia nonna col giardino e continuavo ad andare in giro a scegliere, a decidere, a guardare le foto, guardare i video, sentire amici, ma meglio che vada lì, meglio che vada lì. Mi ricordo ancora quei momenti come se fossero ieri. Nella fase di scelta della scuola veramente è una cosa che poi vi ricorderete sempre quando poi effettivamente fate questo percorso. Un altro punto fondamentale che mi va di trattare in questo video è quello del discorso della scholarship. Ovviamente, come vi ho detto prima, puoi ricevere a full scholarship oppure a metà oppure 75%. Tanti magari vedono i miei video non conoscendomi e pensano: oddio, è partito con i soldi del papà, i soldi della mamma, ha ereditato questo, ha ereditato quello, in America a fare la bella vita. Non è così. Semplicemente ho ottenuto una borsa di studio completa, quindi dal punto di vista scolastico ho tutto pagato, anche dal punto di vista assicurativo, quindi tutte l'assicurazione eccetera. Ho dovuto pagare per quanto riguarda i voli, e alcune squadre magari ti pagano il volo per partire dall'Italia e per tornare magari una volta quindi andata e ritorno, altri non lo fanno. E poi comunque magari per pagare una pizza la sera, se vuoi andare fuori a mangiare, vestiti, comunque i tuoi svaghi personali. Ovviamente qui hai vitto e alloggio, quindi sia Clemson che Kansas City ho vitto e alloggio, e calcolato appunto con la scholarship, quindi i miei genitori non hanno pagato nulla. C'è gente anche che per magari andare a giocare in un specifico posto gli offrono una borsa di studio a metà e decidono di pagare l'altra metà, però è una scelta personale. E niente, questo ci tenevo un po' a chiarirlo, perché a volte non è chiaro e non si capisce come si possa partire dal nulla dall'Italia verso l'America. Semplicemente
ho pagato un'agenzia, quindi ho pagato un servizio che mi ha permesso di arrivare qua in America a livello burocratico e niente, poi ho pagato il mio volo per arrivare qua in America. Quindi queste sono le spese comunque obbligatorie che devi fare, quindi un piccolo gruzzoletto devi avercelo da parte, quindi non è che si parte a gratis, quello ok. E dopo la vita qua diciamo è pagata per quanto riguarda il college. Dopo ovvio che se vuoi andare a fare serata, vuoi andare a mangiarti una cena di pesce o qualcosa, devi pagartela, non te lo paga la società. Quindi ora niente, sono qua in America, non si possono dire che le cose negative sono più di quelle positive, anzi è veramente ogni giorno è un mondo da scoprire qui in America, sia positivo che a volte veramente ti resti un po' a bocca aperta su quello che succede qui. Però la prima cosa che mi ha stupito da quando sono arrivato in America erano le strutture, quindi tutta la cura che hanno per le strutture, veramente strutture da Serie A, che in Italia veramente ci sono veramente in pochi posti, in poche squadre di Serie A. In Italia magari sei abituato ad accontentarti magari con la vasca del ghiaccio, qui comunque hai vasca del ghiaccio, piscina, sauna, crioterapia, red light, hai tantissime cose, quindi veramente ora sono un po' abituato, però quando arrivi qua per la prima volta veramente fai fatica a dire ok, sto giocando solo college soccer e non sto giocando nei professionisti. Ovviamente se tornassi indietro rifarei tutto, quindi rifarei tutto quello che ho fatto, e per quanto riguarda il mio futuro c'è sempre il dubbio, quindi ovviamente questo qua è il mio ultimo anno di college soccer, l'anno prossimo ho tre alternative, quindi o rimango qui nei professionisti, quindi o firmo un contratto, o rimango qui a lavorare, quindi ottengo un visto lavorativo, oppure semplicemente torno in Italia. Quindi queste sono le tre opzioni che ho per l'anno prossimo. Tutto si complica per il fatto che sei internazionale, quindi il discorso visto, il discorso di rimanere qui per il passaporto è molto più difficile, però non impossibile. Ho il futuro in dubbio e questo è diciamo un tassello che mi tormenta non ogni giorno ma quasi, ma cerco di godermi tutto quello che sto facendo nel presente. Il dubbio c'è, però sono consapevole che ogni giorno do il massimo e sto vivendo l'esperienza 1000. Per arrivare qui ho dovuto rinunciare a molto, nel senso che ho rinunciato a quello che avevo in Italia, lavoro, famiglia, comunque anche studio, dato che devo ancora laurearmi, quindi dovrei laurearmi quest'estate, speriamo di farcela. Mi lavorerò online ovviamente in Italia, però speriamo di concludere anche quel percorso lì. Per me non sono mai stati sacrifici perché è sempre stata una passione, quindi passione sia per il calcio che per il viaggio, e non ho mai fatto dei sacrifici per questo, però ovviamente devi cercare di conciliare le cose. Se stai pensando di fare questo percorso ovviamente lo consiglio al 100%, per quanto mi riguarda è stata una delle scelte più belle che ho fatto della mia vita, è arrivata ovviamente più tardi rispetto magari ai miei amici o a chi conoscevo, ma per il semplice fatto che prima ero molto più concentrato su quello che stavo facendo in Italia, e il fatto comunque che l'età avanzava e avevo questi ultimi 2 anni per venire qui in America come college soccer mi ha un po' spinto a prendere questa ultima opportunità. Fossi partito magari un anno dopo non avrei ottenuto 2 anni di eligibilità, o magari neanche uno. E questo video voglio dedicarlo alla mia famiglia che in questi giorni mi manca tanto, quindi faccio anche un po' il romantico, però mi manca, e ovviamente rispetto all'esperienza di Clemson ora sto qui molto di più, quindi sto qui un anno intero sicuro ancora, e mi mancano molto tutta la mia famiglia, tutti i miei parenti, i miei amici, Ludo, i miei nonni, mio zio, i miei fratelli, quindi spero che possano riuscire a raggiungermi qui in America presto, riuscire a farli assaggiare un po' di Stati Uniti anche a loro. Spero che questo video vi sia piaciuto, sono riuscito a farlo finalmente, quindi spero siate contenti, sia riuscito a chiarire comunque tutti un po' i punti fondamentali di come sono partito e di quelle che sono qua le esperienze qui in America. Se avete domande potete farmele qua sotto nei commenti, poi magari riuscirò a fare un video anche con domande, quindi riuscirò a rispondere proprio personalmente una per una alle vostre domande, più narrativo rispetto ai classici vlog che faccio di solito. E ora ragazzi si va a dormire perché domani abbiamo allenamento in palestra alle 8 di mattina, quindi sveglia alle 7 per la colazione, quindi sono stanco morto dopo oggi, ma ho voluto fare questo video solo per voi. Ciao e al prossimo video. Ciao. E ragazzi, ringraziamo chi mi ha dato una mano a fare tutto qua il set di tutta la cosa. Aspetta, ve lo faccio vedere. Eccolo qua.
Eccolo lì. Eccolo lì. Grazie, Noah. Grazie. Prego, you have to say prego. Prego. Thank you.